Salve a tutti e benvenuti in un nuovo video dell'Angolo del Mecha. Oggi concluderemo l'analisi dei Mobile Suit di Xeon schierati sul fronte terrestre. Nel video precedente, di cui vi lasciamo il link in descrizione, abbiamo parlato del modello dello Zaku 1, dello Zaku 2 e del Golf. Oggi cominceremo a parlare del diretto successore del Golf, ossia il modello MS-09 DOM. Questo modello venne realizzato dalla Zimmad, una compagnia di realizzazione Mobile Suit sempre di Xeon, ma parallela alla Zionic, a cui invece erano stati commissionati gli Zaku e il Golf. Questo probabilmente spiega il leggero cambio di design del Mobile Suit. Il DOM di per sé doveva essere un Mobile Suit come il Golf, ossia adibito a esclusivo uso terrestre, la cui principale caratteristica doveva essere la mobilità. Infatti il DOM non aveva bisogno di camminare come gli altri Mobile Suit antropomorfi Zaku 2 e Golf, perché poteva slittare sul terreno grazie ai razzi e ai motori posti vicino alle caviglie. Questi jet termonucleari gli consentivano una velocità massima maggiore ai 350 km/h e garantivano quindi un'ottima agilità del DOM anche sui terreni ad alto grado di impervietà. Al contempo il DOM risultava maggiormente corazzato rispetto al Golf, non tanto per il tipo di materiale usato nella corazza, che era comunque sempre l'acciaio super duro, quanto più per la conformazione della corazza, che tendeva, con una sorta di gonna, ad andare a proteggere le parti più vulnerabili del Mobile Suit, ossia quelle legate ai motori e al reattore. Invece, per quanto riguarda l'armamento, il DOM era equipaggiato con un bazooka da 360 mm. Quest'arma, caricata con ben 10 colpi, era in grado di infliggere pesanti danni sia alle corazze del Mobile Suit che a quelle delle astronavi federali. Ma il DOM era equipaggiato anche per il combattimento corpo a corpo, dato che la sua estrema velocità doveva permettergli di ingaggiare facilmente anche i Mobile Suit nemici. Per questo, sulla schiena il DOM era equipaggiato con una spada termica, diversa però da quella equipaggiata al Golf. Infatti questa era già alle sue dimensioni massime, quindi non si espandeva, e veniva riscaldata per fondere il metallo. Non solo, al suo interno potevano scorrere anche particelle Minovsky ed era in grado di causare delle scariche elettriche. Per facilitare al DOM lo scontro corpo a corpo, era equipaggiato sul lato sinistro del petto del DOM una sorta di cannone a dispersione, che in realtà semplicemente faceva un flash abbastanza forte da poter accecare non solo gli occhi del pilota del Mobile Suit affrontato, ma anche disturbare i suoi sensori ottici, in modo da dare un grande vantaggio nel combattimento corpo a corpo al pilota del DOM. A causa di varie vicissitudini della trama, non vedremo molto i DOM sulla Terra, fatta ovviamente eccezione per i 3 modelli pilotati dagli assi della Triade Nera, Gaia, Mash, Ortega. Ad ogni modo, mentre il fronte della guerra si sposta nello spazio, anche il DOM si sposta nello spazio, venendo rimodulato come MS-09R Rick DOM. Difatti l'equipaggiamento, la corazzatura e la silhouette del DOM erano così piaciuti che sono stati quindi riproposti nel Rick DOM esattamente identici, semplicemente sono stati sostituiti i jet termonucleari con dei motori, con dei reattori in grado di muovere più agilmente il DOM nello spazio. Quindi se è vero che il DOM si vedrà poco nella parte della campagna terrestre, in realtà vedremo sullo schermo molto il Rick DOM nella prima serie, nelle parti finali della guerra nello spazio. Ma torniamo sulla Terra per introdurre brevemente il primo Mobile Armor mai realizzato da Xeon, ossia l'MAX-03 Azam. Notare che per la prima volta parliamo di Mobile Armor e non di Mobile Suit, quindi non parliamo più di qualcosa di antropomorfo. I Mobile Armor sono queste grosse strutture pesantemente corazzate e pesantemente armate, realizzate proprio per superare il limite di armamento fornibile a un Mobile Suit. In particolare l'Azam ricorda una forma di un'astronave, che però galleggia sull'aria con il Minovsky Aircraft System, segno che comunque il Principato di Xeon, seppur in ritardo, ha sviluppato un sistema simile a quello della White Base di cui abbiamo parlato in alcuni video precedenti. L'armamento dell'Azam è qualcosa che un comune Mobile Suit non avrebbe mai potuto avere, infatti stiamo parlando di ben 8 cannoni a megaparticelle a canna doppia, sostanzialmente l'equipaggiamento di una corazzata federale. Tuttavia l'Azam era stato sviluppato dopo che il Gundam era comparso, quindi doveva essere equipaggiato anche per poter affrontare un Mobile Suit a così elevate prestazioni. Per affrontarlo l'Azam segue una strategia volta all'immobilizzamento del nemico. In prima fase utilizza un esplosivo contenente una polvere estremamente conduttiva in modo da spargerla sulla corazza del Mobile Suit nemico. Successivamente un drone fa cadere una sorta di gabbia, quindi con dei fili metallici che si incastrano nel terreno circondando il Mobile Suit ricoperto dalla polvere conduttiva. E infine viene fatta passare per questi cavi metallici una scarica elettrica ad alto voltaggio che interagisce con la patina conduttiva surriscaldando la parete esterna del Mobile Suit, che rimarrà immobile perché il computer di bordo di
dirotterà l'intera energia disponibile al cercare di mantenere le condizioni sicure all'interno per salvaguardare la vita del pilota. Di questo modello comunque se ne vedranno pochi prototipi, addirittura nella serie originale ve ne sarà solo uno, segno comunque che poi non avrà quel successo da dire ok, lo produciamo in massa, probabilmente anche a causa dello spostamento dello scenario del conflitto nello spazio piuttosto che sulla Terra. Ad ogni modo, con questo abbiamo terminato il Mobile Suit che il Principato schiera sulla Terra. La prossima settimana andremo avanti con una trascrizione dei Mobile Suit anfibi che vengono invece utilizzati per l'appunto sia in ambito terrestre che in ambito marino, sempre dal Principato. Un saluto e alla prossima!